In questo esatto istante, mentre ascolti queste parole, il tuo corpo viene trapassato da circa 1000 muoni ogni singolo minuto. Non lasciano buchi sulla tua pelle, non ti fanno sanguinare, non senti assolutamente nulla, ma stanno piovendo dal cielo ad altissima velocità. Bucano il tetto della stanza in cui ti trovi, attraversano il tuo cranio, il tuo cuore, ed escono dai tuoi piedi per sprofondare per chilometri sotto la crosta terrestre. Non puoi nasconderti, non puoi schermarti. Sei il bersaglio di un bombardamento cosmico che va avanti da quando sei nato. E la cosa più assurda: l'arma che ha sparato questi proiettili non si trova sulla Terra. Per trovare il colpevole devi viaggiare lontano, molto lontano. Immagina una stella massiccia all'interno della nostra galassia, lontana migliaia di anni luce da qui. Una sfera di plasma incandescente che ha esaurito il suo carburante. La gravità, che per miliardi di anni l'ha tenuta insieme, improvvisamente vince. La stella collassa su se stessa in una frazione di secondo e poi esplode. Una supernova. L'evento più violento dell'universo. In quel lampo di distruzione assoluta, particelle subatomiche vengono scagliate nel vuoto a una velocità vicina a quella della luce. Sono i raggi cosmici, messaggeri di morte, forgiati nel caos, che iniziano un viaggio silenzioso attraverso l'oscurità infinita. Questi frammenti viaggiano per eoni, attraversano galassie intere, schivano buchi neri, navigano in un oceano di vuoto congelato a meno 270 gradi. Sono composti per la maggior parte da semplici protoni, piccoli, densi, carichi di un'energia cinetica inimmaginabile. E mentre viaggiano, non sanno che la loro destinazione finale è una piccola sfera azzurra e rocciosa in un braccio periferico della Via Lattea. Non sanno che stanno per scontrarsi con il nostro scudo più prezioso. Ma questo viaggio perfetto sta per finire in uno schianto devastante. A 20 chilometri sopra la tua testa c'è un muro invisibile. La nostra atmosfera. Il protone cosmico viaggia a una velocità vicina a quella della luce, circa 299.792 km/s, quando colpisce una molecola di azoto. L'impatto è catastrofico. Le leggi della fisica si piegano. L'energia pura dello schianto si trasforma istantaneamente in nuova materia. L'atomo di azoto viene frantumato, producendo pioni. Il decadimento di questi pioni genera poi il muone. È come se, lanciando una palla da biliardo contro un'altra, al momento dell'impatto apparissero dal nulla 100 palle di vetro, legno e metallo. Una di queste nuove creazioni è il nostro protagonista, il muone. Ma cos'è un muone? Immagina l'elettrone, la particella che fa funzionare il tuo telefono, il tuo cervello, l'intera rete elettrica mondiale. Il muone è il suo fratello maggiore. È identico all'elettrone, ha la stessa carica elettrica, ma c'è un dettaglio fondamentale. È 207 volte più massiccio. È un peso massimo del mondo quantistico. Ed essendo così pesante, non si fa fermare da niente. Non orbita intorno agli atomi. Tira dritto. È una palla da demolizione microscopica che cade verso la superficie terrestre. Ma c'è un problema enorme che sfida la logica stessa. Il problema è la sua durata vitale. Il muone è instabile. Dal momento in cui nasce nell'alta atmosfera, ha un orologio biologico spietato. Vive in media solo 2,2 microsecondi. 2 milionesimi di secondo. Poi si disintegra, svanendo nel nulla. Anche se viaggia quasi alla velocità della luce, in 2 milionesimi di secondo può percorrere al massimo 600 metri. Ma l'atmosfera in cui è nato si trova a 20 chilometri di altezza. La matematica non torna. Il muone dovrebbe morire chilometri prima di toccare il suolo. Eppure,
Ti ho appena detto che ti stanno attraversando in questo momento. Com'è possibile? Fermati un attimo. La risposta a questo mistero è una delle prove più sconvolgenti che la nostra realtà è un'illusione flessibile. Albert Einstein lo aveva previsto nel 1905. La relatività speciale. Più ti muovi veloce nello spazio, più ti muovi lentamente nel tempo. Poiché il muone viaggia al 99,9% della velocità della luce, il suo tempo personale rallenta drasticamente rispetto al nostro. Per noi che guardiamo dal basso, il muone vive per decine di microsecondi, abbastanza per percorrere tutti i 20 chilometri. Ma per il muone, il viaggio dura solo un battito di ciglia. Sopravvissuto al paradosso del tempo, il muone raggiunge la superficie. E qui inizia la magia. Se tu potessi vedere il mondo attraverso gli occhi di un muone, non vedresti ostacoli. Vedresti il vuoto. I grattacieli di cemento armato, le montagne di granito, il tuo stesso corpo. Per questa particella pesante e velocissima, la materia solida è quasi trasparente. Passa attraverso gli atomi del cemento senza sfiorarli. Un muone su 100 riesce persino ad attraversare l'intero pianeta Terra e uscire dall'altra parte. Ma ho detto quasi trasparente. Ed è in quel quasi che si nasconde una rivoluzione. Ogni tanto, raramente, un muone sbaglia traiettoria. Colpisce in pieno il nucleo compatto di un atomo. Quando attraversa l'aria, non c'è problema. Quando attraversa la carne umana, passa senza danni. Ma quando incontra chilometri di roccia solida o blocchi di piombo iperdenso, la probabilità di uno scontro frontale aumenta. La roccia agisce come un filtro. 100 muoni entrano dalla cima di una montagna, ma solo 10 escono dalla base. Gli altri 90 sono stati assorbiti, la loro energia dissipata nella pietra. Ed è esattamente qui che gli scienziati hanno avuto un'intuizione geniale. Pensa a come funziona una radiografia. Il medico spara raggi X attraverso il tuo torace. Le ossa, che sono dense, bloccano i raggi e creano un'ombra bianca sulla lastra. I polmoni, pieni d'aria, lasciano passare i raggi, risultando neri. Ora, immagina di voler fare una radiografia non a un corpo umano, ma a una montagna di roccia alta 3000 metri. I raggi X non funzionerebbero mai, verrebbero bloccati dopo pochi centimetri. Ma i muoni ci piovono addosso gratuitamente dal cosmo e sono abbastanza forti da attraversare la montagna. Nasce così la muografia. Per scattare questa fotografia cosmica non serve una gigantesca macchina che emette radiazioni. Serve solo una pellicola speciale. Gli scienziati costruiscono dei rilevatori sottili, simili a lastre fotografiche, ma sensibili solo al passaggio dei muoni. Poi prendono queste lastre e le seppelliscono. Le nascondono nelle viscere della Terra, in tunnel scavati alla base di vulcani attivi o nelle miniere profonde. E poi aspettano che l'universo faccia il lavoro al posto loro. Aspettano che il fantasma lasci la sua impronta. Una delle prime applicazioni ha dell'incredibile. I vulcanologi volevano sapere cosa succede dentro un vulcano prima che erutti. Così hanno piazzato i rilevatori di muoni alla base del monte Asama, in Giappone. I muoni attraversavano il cono di roccia e colpivano le lastre. Ma dove all'interno del vulcano c'era roccia solida, l'ombra dei muoni era densa. Dove invece il magma liquido, meno denso, stava risalendo, passavano più muoni. Per la prima volta nella storia umana potevamo letteralmente vedere in tempo reale il sangue di fuoco della Terra ribollire dentro la montagna, usando particelle nate dalle stelle. Ma il vulcano era solo l'inizio. C'era un mistero molto più antico, sepolto sotto la sabbia del deserto egiziano, che aspettava di essere risolto
da 4500 anni. La Grande Piramide di Cheope, l'edificio più pesante e impenetrabile del mondo antico. 6 milioni di tonnellate di calcare perfettamente incastrate. Gli archeologi sospettavano che al suo interno si nascondessero camere segrete, mai violate da nessuno. Ma come fai a cercare il vuoto dentro una montagna di pietra inestimabile senza poter spostare nemmeno un mattone? La risposta stava cadendo dal cielo. Nel 2015 un team internazionale lancia il progetto Scan Pyramids. Non portano trivelle, non portano esplosivi, portano solo lastre sensibili ai muoni. Le posizionano all'interno della camera della regina, nel cuore della piramide, e successivamente all'esterno della struttura. L'idea è brillante nella sua semplicità. Se la piramide è un blocco di pietra solida, la roccia assorbirà i muoni in modo uniforme. Ma se da qualche parte, lassù nel buio, c'è una stanza segreta piena d'aria, l'aria non ferma i muoni. In quel punto specifico, i rilevatori registreranno un picco anomalo di particelle, un eccesso di luce nell'ombra della roccia. Inizia l'attesa. Mesi di silenzio. Mesi in cui i resti di stelle, esplose milioni di anni fa, attraversano il capolavoro dell'ingegneria faraonica, scontrandosi con i rilevatori nel buio. Giorno dopo giorno, notte dopo notte, un bit di dati alla volta. Un oceano di informazioni apparentemente caotiche inizia ad accumularsi sui computer dei ricercatori a Parigi e a Nagoya. È come cercare di capire la forma di una nuvola ascoltando il rumore della pioggia che cade sul tetto. Ma lentamente, dai dati grezzi, emerge un'ombra. Un'ombra che non dovrebbe esserci. I computer iniziano a pulire l'immagine. C'è un'area, proprio sopra la grande galleria, dove arrivano troppi muoni. Decisamente troppi. La pietra lì sopra non sta bloccando le particelle, perché la pietra non c'è. Gli scienziati non credono ai loro occhi. Ripetono i test con sensori diversi, posizionati all'esterno della piramide. Il risultato è identico. C'è un vuoto colossale, lungo 30 metri, simile per dimensioni a un aereo di linea, completamente sigillato e nascosto nel cuore della piramide fin dal giorno della sua costruzione. Lo hanno chiamato il Grande Vuoto. Pensa alla vertigine di questa scoperta. Abbiamo esplorato la tomba di un re morto 4000 anni fa, senza muovere un singolo granello di polvere, senza scavare, senza distruggere nulla. Lo abbiamo fatto usando i detriti di un'esplosione cosmica avvenuta molto prima che l'umanità stessa esistesse. È come se l'universo avesse fornito una torcia invisibile per permetterci di leggere la nostra stessa storia al buio. Dai vulcani alle piramidi, ai container nucleari, i muoni stanno riscrivendo le regole di ciò che possiamo vedere. Il limite del visibile è stato cancellato. Ogni singola pietra della storia umana è costantemente attraversata dai resti di stelle morte miliardi di anni fa. Non stiamo solo guardando il passato, stiamo usando l'infinito per mappare il nostro frammento di eternità. Il vuoto più profondo è illuminato dal cosmo. Io sono Renderium e questa era l'ombra invisibile del mondo.